Ciao, vediamo come cambiare velocemente il colore di uno sfondo di un'immagine in modo professionale, efficace e con pochi click. Questa è una tecnica rapida e precisa che ci permette di consegnare un risultato veramente performante, aumentando il carattere, quindi la personalità di un'immagine. Una volta che abbiamo caricato la nostra immagine nell'interfaccia di lavoro, possiamo per comodità, eventualmente, se lo preferiamo, andare a fare un duplicato del livello sfotocopia. Trascinandolo sull'iconcina crea un nuovo livello in basso nella parte bassa del pannello livelli. Dopodiché, con il livello sfotocopia selezionato, andiamo ad aggiungere un livello di regolazione aprendo il relativo menu a tendina sempre nella parte bassa, selezionando filtro fotografico. A questo punto noi abbiamo la possibilità, o meglio, Photoshop ci dà la possibilità di selezionare un filtro tra quelli già preparati, predefiniti, che possiamo vedere nel menu a tendina dei filtri, oppure ci dà la possibilità di conferire un colore che noi possiamo andare a selezionare facendo un clic qui in questo riquadro e aprendo la tavolozza dei colori. Questo colore chiaramente noi possiamo anche andarlo a prelevare con la combinazione di tasti CTRL o COMAND più clic su un pixel colorato dell'immagine, per esempio il verde, oppure possiamo andare a selezionarlo noi dalla tavolozza, magari sempre verde ma un verde più acceso come questo. Clicco su OK. Ora devo andare necessariamente ad aumentare al massimo la densità, quindi l'intensità con la quale questo colore agisce sull'immagine originale, chiaramente facendo sempre cura di mantenere flaggata la luminosità. Torno sul pannello livelli, vado a selezionare la maschera del filtro fotografico e con la maschera selezionata mi sposto sul menu immagine, vado su applica immagine. A quel punto gli sto dicendo al programma: attenzione, applica a livello unito, quindi a tutti i livelli che formano il file, filtro fotografico, il livello di regolazione appena fatto, sfondocopia 2 e sfondocopia, quindi a tutti i livelli uniti, applica un canale RGB che è quello già nativo in questo caso dell'immagine, una fusione moltiplica con un'opacità massima, quindi pienamente visibile. Ricordiamoci sempre chiaramente di flaggare la modalità anteprima per vedere i risultati live. Bene, applica a tutto questo l'effetto finale del filtro fotografico personalizzato. Clicchiamo su OK. Attenzione, non abbiamo finito. Adesso ci spostiamo sul menu dei metodi di diffusione, facendo sempre attenzione che il filtro fotografico sia selezionato. Lo apriamo e andiamo a conferire un metodo di diffusione sovrapponi. Ed ecco qua, in pochi semplici clic abbiamo conferito maggiore personalità e maggiore carattere all'immagine originale. Tant'è vero che così era. E così è. Chiaramente se alcune parti di luminanza, dove sono per esempio presenti molti pixel bianchi, dovessero risultare estremamente luminosi, allora possiamo andare eventualmente a ridurre leggermente l'opacità in modo da attenuare un po' l'intensità del filtro. Possiamo sempre andare ad aprire con doppio clic il filtro fotografico e eventualmente andare a cambiare colore per conferire un diverso tipo di personalità e di carattere all'immagine originale. Tornando sul pannello livelli possiamo vedere sempre la differenza tra l'immagine originale e quella di destinazione. Sicuramente possiamo notare come tutti i dettagli cromatici sono stati evidenziati, come possiamo vedere qui nella parte laterale dell'immagine, così come anche sulla cascata e lungo il fiume. Ci abbiamo dato risalto a tutti i colori presenti. Il verde è più verde, il marrone spicca di più, addirittura la luminanza dell'acqua viene evidenziata. Insomma, abbiamo dato sicuramente carattere a questa immagine. Ma facciamo un altro esempio. In questa immagine, in questa fotografia di questa modella scattata sott'acqua, vediamo come prevale sicuramente un certo tipo di colore che è l'azzurro. Andiamo subito a conferire quindi un filtro fotografico associando la modalità colore, aprendo il menu della tavolozza con un colore verde particolarmente acceso come questo e aumentando la densità al massimo. Torniamo sul menu livelli, assicuriamoci di aver selezionato la maschera del filtro fotografico, perché qui all'interno di questa maschera andremo ad applicare l'immagine sulla quale agirà il filtro. Quindi andiamo sul menu immagine, applica immagine, associerò tutti i livelli presenti nel file con un metodo di diffusione moltiplica. Anche qui, per ottenere varianti di risultati diversi, posso andare a modificare il metodo di diffusione. Cliccherò su OK. Ora, con il livello fotografico selezionato, vediamo come l'immagine è applicata all'interno della maschera. Vado sul menu del metodo di diffusione e andrò a cliccare su sovrappone. Ed ecco qua, sicuramente questa immagine ha guadagnato molto più carattere, molta più personalità rispetto all'immagine iniziale. Così era, così è. Il carattere dato sicuramente dal tipo di colore, di cromia che noi andiamo a selezionare. Tutto parte quindi dalla scelta che noi andremo a fare qui nella tavolozza dei colori attraverso il pannello proprietà del filtro fotografico. Vediamo adesso quest'altra immagine. Si tratta di un paesaggio, non ci sono figure se non questa montagna che vediamo nella zona centrale. Andiamo quindi ad associare un filtro fotografico, magari un filtro fotografico con un colore che prenda un po' le parti scure ed esalti un po' il colore della montagna.
quindi per esempio un colore che si avvicina al colore della terra. Aumento la densità al massimo, mi sposto di nuovo sul pannello livelli con la maschera del filtro fotografico selezionata, torno sul menu immagine, vado ad applicare un'immagine a livello unito con metodo di fusione moltiplica, clicco su ok ed infine apro il menu dei metodi di fusione, cliccherò su sovrapponi e vedrò la differenza tra il prima e il dopo. Che cosa ho fatto? Ho enfatizzato tutti i colori presenti nelle parti principali dell'immagine, la montagna, il campo, le parti di verde, in un certo senso anche il cielo, perché qui era sicuramente più tendente all'azzurro, qui invece è più tendente al bianco e quindi alla luminosità. Vediamo infine questa immagine. Questa immagine presenta per esempio una caratteristica diversa rispetto alle precedenti, cioè questa zona di luce che vediamo qui sullo sfondo dietro appunto la tartaruga. Andiamo a vedere come comportarci in un caso del genere. Associamo quindi a questo livello un filtro fotografico, andiamo a dare a questo filtro un colore per esempio sul viola come questo, anche abbastanza acceso, clicco su ok e aumento al massimo la densità. Come vedete, aumentando al massimo la densità già la parte della luminosità diventa particolarmente presente. Torno sul menu livelli, seleziono la maschera del filtro fotografico, apro il menu immagine e vado ad applicare all'interno della maschera del filtro tutti i livelli uniti in un unico livello con metodo di fusione moltiplica, clicco su ok. A questo punto non mi resta che associare un metodo di fusione per stampare al meglio ed efficacemente il colore deciso nel filtro fotografico. Fino ad ora abbiamo utilizzato il metodo sovrapponi, che in questo caso comporterebbe un eccesso di luminanza sullo sfondo dell'immagine. Ecco perché in un caso del genere sarebbe meglio utilizzare il metodo di fusione colore. Ed ecco qua, così era e così è. Abbiamo mantenuto lo stesso livello di luminosità che c'era nell'immagine di partenza, conferendo però maggiore personalità attraverso un cambio colore che ha agito su tutta l'immagine e su tutti i protagonisti dell'immagine. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!